Ciao Gnari, bentornati nel canale del Barba. Oggi puntata dedicata alla birra. Come potete vedere, la maglietta non poteva essere diversa. È tempo di confronti. Come avevo anticipato, andremo a vedere il confronto tra la Philips Perfect Draft, che avevo già recensito tempo addietro, e la nuova Perfect Draft Pro, che ho recensito ultimamente. Sono due spillatori e erogatori di birra con delle importanti differenze. Entrambi sono ottimi prodotti. Abbiamo già visto, per gli amanti della birra in casa sono un must perché spillano delle birre fantastiche, ma andiamo a vedere le differenze. Quindi vedremo punto per punto le differenze. Punto numero uno, ragazzi, direi l'estetica. L'estetica è evidente la differenza. La Philips Perfect Draft ha una, diciamo, estetica un po' più classica, andiamo invece un po' più sul moderno con la Perfect Draft Pro. Quindi, prima differenza sicuramente è l'estetica. Seconda differenza, ragazzi, e salta subito all'occhio, le misure. Le misure sono un po' diverse. Andiamo a vedere nello specifico. Confronto larghezza, abbiamo 26 cm Philips Perfect Draft, 28,5 cm, parliamo di larghezza per la Perfect Draft Pro. Profondità, vediamola, diciamo, compresa di ingombro. Abbiamo 48 cm per la Philips Perfect Draft e abbiamo 52 cm per la Perfect Draft Pro. L'altezza è di poco diversa, anche qua vediamola. Abbiamo 38 e 44. Allora, le differenze non sono... pensavo fosse più la differenza tra le due, invece abbiamo qualche centimetro di differenza. Sicuramente però l'ingombro è un po' maggiore della Perfect Draft Pro. Andiamo poi, terza differenza che interesserà soprattutto quelli un po' più precisi per quanto riguarda gli stili della birra come sottoscritto, le temperature. Con la Philips Perfect Draft abbiamo una temperatura fissa che lo spillatore vuole raggiungere, cioè i 3 gradi. Non potremo variarla, ok? Grande plus invece della Perfect Draft Pro è proprio la possibilità di andare a cambiare la temperatura a seconda dello stile di birra che abbiamo, se abbiamo una tedesca, se abbiamo una belga, se abbiamo una IPA magari, o tipi di birra diverse che vanno servite a temperature diverse. Quindi qui diciamo che la Perfect Draft Pro ha un grosso vantaggio, la possibilità di decidere la temperatura di spillatura della birra. Quarta differenza è proprio la modalità di raffreddamento. Vi faccio vedere ora un po' più da vicino, anzi aprendole. Questa è una e qui abbiamo l'altra, ragazzi. La differenza è evidente, nel senso che, come potete vedere, nella Perfect Draft Pro il fusto è sospeso. Tramite questo tipo di aggancio il fusto resta sospeso ed il raffreddamento avviene quindi come se fosse un frigorifero. Nella Philips Perfect Draft invece, ragazzi, il fusto prende il refrigerio, direi, dalla parte bassa, quindi è da contatto con questa parte che la Philips Perfect Draft, come abbiamo già visto, va a raffreddare. Quindi questa è una differenza, secondo me, importante e comporta anche delle differenze prestazionali, perché ho visto che la modalità di raffreddamento della Pro è decisamente più performante di quella della Philips Perfect Draft. Comunque, ripeto, sono entrambi ottimi prodotti. Continuando nelle differenze un po' tecniche, ragazzi, vediamo le ventole, perché la Philips Perfect Draft, ora vi parlo qui, poi vi metto delle immagini più da vicino, comunque la Philips ha una sola ventola, quindi fa un po' più fatica a raffreddare. La Perfect Draft Pro ha 2 ventole, quindi diciamo che la potenza di raffreddamento è molto maggiore. Questo ci introduce a un'ulteriore differenza tra le due macchine. La Philips Perfect Draft, come molti sanno, con le temperature estive molto calde fa fatica a raggiungere i 3 gradi, fa fatica a raggiungere anche i 5 gradi, naturalmente sforza molto, quindi per temperature molto diciamo calde estive non riesce
a raffreddare la birra in maniera ottimale o come la macchina vorrebbe. Invece la Perfect Draft Pro ci promette di raggiungere i 3 gradi, se noi impostiamo i 3 gradi, anche con temperature esterne che arrivano a 38 gradi. E qui lo vedremo poi durante l'estate, e qui la promessa di Perfect Draft Pro è importante perché garantisce che questa macchina raggiungerà questo tipo di raffreddamento anche in estate molto molto calde. Colleghiamoci poi a un'ulteriore differenza, proprio quella dei tempi di raffreddamento, perché ci dice che la Philips Perfect Draft naturalmente avrà un tempo di raffreddamento maggiore rispetto alla Perfect Draft Pro. Altra differenza, ragazzi, naturalmente è la presenza dell'applicazione e della connessione alla rete. Perfect Draft Pro ci permette di avere l'applicazione con connessione della nostra spillatrice. Philips Perfect Draft naturalmente non ci permette la connessione tramite app né la connessione alla rete. Il grande vantaggio, come vi invito ad andare a vedere nella recensione della Perfect Draft Pro, è quello di poter gestire innumerevoli situazioni e impostazioni dall'applicazione, e per questo naturalmente vi invito a vedere la recensione completa che ho fatto della Perfect Draft Pro. Concludendo, ragazzi, ci sono delle parti che accomunano le nostre Perfect Draft. Naturalmente i fusti sono da 6 litri per entrambe le spillatrici, la durata massima del fusto è di 30 giorni, anche qui per entrambe le spillatrici. A questo punto, concludendo, vi dico che nella Pro è installato un sistema di pouring, ragazzi, quindi di spillatura ancora migliore e più professionale. Magari farò uno short prossimamente in cui vedremo una spillatura a confronto con schermo diviso a metà, e a questo punto spero di aver chiarito tutti i vostri dubbi a riguardo. E che dire, il Barba vi saluta e vi invita a iscrivervi al canale, fatemi domande se avete delle curiosità, abbiate pazienza con questo povero vecchio e alla prossima, Gnari!